Parlando di ciò che può farti stare meglio con te stesso, mi sono già espressa in precedenti video, introducendo i concetti di autostima e fiducia in se stessi. Oggi invece vorrei parlarti di un concetto diverso, ma altrettanto importante, la self-efficacy o autoefficacia. Ciao a tutti, sono Patrizia Pietropaolo. Parlando di autoefficacia, vorrei a questo punto citare un mio famoso collega canadese, Albert Bandura, in passato diventato anche presidente dell'American Psychological Association. Lui si è occupato di apprendimento sociale, definendo la self-efficacy, o per essere più precisi l'autoefficacia, cioè la percezione che abbiamo di noi stessi, che è definibile come la consapevolezza di essere capaci di dominare specifiche attività, situazioni o aspetti inerenti al nostro funzionamento sociale e psicologico. Cioè, in altre parole, tutte quelle convinzioni che una persona ha rispetto alla sua personale capacità di influenzare i vari eventi della propria vita. L'autoefficacia quindi si focalizza anche e soprattutto sul futuro e sulla tua capacità di agire nell'affrontare compiti e sfide che si possono presentare. Ovviamente l'autoefficacia per sua natura è strettamente correlata anche agli altri due fattori, l'autostima e la fiducia in se stessi, con i quali costituisce un insieme in cui ogni fattore alimenta l'altro e ne viene a sua volta incrementato, dando così avvio a tutta una serie di reazioni strettamente connesse e a reciproche influenze positive. L'autoefficacia è correlata, per certi aspetti, al locus of control. Ma di cosa stiamo parlando? In altre parole, pensaci. Da cosa ritieni che siano influenzati gli eventi della tua vita? Dalle tue azioni o da avvenimenti esterni? Perché è di questo che si tratta. Insomma, pensi che tutto dipenda dagli altri o dal caso, dalla sfortuna, o che al contrario gli avvenimenti siano correlati innanzitutto alle tue azioni, a ciò che tu fai? Se non hai una grande fiducia in te stesso, nelle tue capacità, tenderai ad avere un locus of control esterno, cioè attribuirai a fattori esterni la responsabilità di ciò che accade. Ti faccio adesso un esempio, così che tu possa riconoscere questi tratti nei tuoi comportamenti e capire meglio se hai un locus of control esterno o interno. Ecco l'esempio semplicissimo. Hai preso 4 al compito di matematica. Se hai un locus of control esterno, subito penserai che dipende dall'insegnante, che ha usato un metodo di valutazione scorretto e che magari le sei anche antipatico. Se invece hai un locus of control interno, sarai in grado di ammettere le tue mancanze e i tuoi errori. Così dirai a te stesso che hai preso 4 al compito di matematica perché sei riuscito a svolgere solo la metà degli esercizi previsti, poiché, guarda un po', non avevi studiato abbastanza. È facile a questo punto per te immaginare altri esempi perfetti al tuo caso. Pensa a quanto è importante questo concetto e le conseguenze che ne derivano. Perché? Se tu ritieni che le cause del tuo successo o anche l'insuccesso siano riferibili principalmente a te stesso e pertanto controllabili in base a quanto più o meno ti impegni per il raggiungimento dei tuoi obiettivi, avrai di conseguenza maggiore o minore possibilità di successo. Molto diverso invece è il discorso per coloro che attribuiscono queste cause a eventi esterni e incontrollabili, come la fortuna o il caso, e di conseguenza non si impegneranno mai abbastanza per cambiare le cose e per ottenere ciò che veramente desiderano. A me rimane simpatica un'affermazione di Nietzsche. Diceva proprio questo: nessun vincitore crede al caso. Allora, come puoi stabilire il tuo grado di autoefficacia? In effetti non è semplice, sono stati infatti proposti diversi questionari ad uso generalmente professionale, proprio per stabilire il grado di autoefficacia di una persona. In genere si può dire che sei carente di autoefficacia se non credi di poter riuscire al massimo quando ti proponi qualcosa,
o se pensi di non essere in grado di raggiungere gli obiettivi ragionevoli che ti prefiggi, o se ritieni di non essere all'altezza di superare le sfide che incontri, oppure ancora se non sei certo di riuscire a portare a termine dei compiti definibili come abbastanza difficili o difficili. Ma come puoi allora migliorare l'autoefficacia? Ecco 4 semplici consigli. Innanzitutto considera che l'autoefficacia non è qualcosa che hai o non hai, ma è un qualcosa che tu puoi sviluppare e incrementare nel tempo in un processo dinamico. Per cui se fai esperienze nelle quali riesci bene in un certo compito, questo aumenta la tua autoefficacia. Così, quando dovrai svolgere un compito simile, sarai perfettamente in grado di farlo, anzi, potresti addirittura fare meglio. 2. Circondati poi di persone che hanno una buona autoefficacia. Meglio ancora se sono persone di riferimento o persone che tu ritieni essere simili a te ed osservale mentre svolgono con successo un compito. Questo ti aiuterà ad aumentare con l'esempio e l'emulazione anche la tua autoefficacia. Terzo, non sottovalutare mai l'importanza sia del tuo stato emotivo che del tuo stato fisiologico. Avere cura del tuo corpo e della tua psiche ti aiuterà a sviluppare migliori performance e quindi a migliorare la tua autoefficacia. Quarto, in ultimo, vorrei parlarti di un'altra soluzione per incrementare la tua autoefficacia, cioè la visualizzazione creativa. Cos'è? In pratica è una tecnica che puoi utilizzare anche da solo. Prova. Non adesso però, appena hai un po' di tempo per te, fai questo esercizio. Costruisci un'immagine mentale di te stesso al raggiungimento di un obiettivo che ti sta tanto a cuore. Diventa il protagonista di uno scenario mentale in cui ottieni ciò che desideri. Per esempio, puoi visualizzare il successo che ottieni durante un colloquio di lavoro o te stesso mentre fai qualcosa di importante, ma dove sei ancora incerto dell'esito, immaginando però in questo caso una risoluzione positiva. Questi sono solo piccoli esempi. Osservati invece mentalmente. Sei dentro la tua visualizzazione. Cosa vedi? Cosa dici? Come ti muovi? Cosa fanno o dicono le altre persone? Se sono presenti, come reagiscono ai tuoi interventi. Usa mentalmente tutti i sensi possibili. Visualizzare il tuo successo futuro, infatti, ti aiuta a credere che ciò può realmente accadere, soprattutto se queste immagini mentali sono verosimili e i comportamenti sono riproducibili nella realtà, in modo che si costruisca dentro di te già la convinzione che quel successo sia davvero ottenibile e alla tua portata. Infatti, in qualche modo, almeno nella tua mente, sei già riuscito nel tuo intento. Dunque, ti ho dato questi 4 consigli che possono realmente aiutarti a migliorare la tua autoefficacia. Ti sembrano difficili da applicare? Un po', in effetti, lo sono veramente. Ma puoi provarci, non fare mai un passo indietro. Qui si sta parlando di te e di ciò che puoi ottenere dalla tua vita. Se poi sarà il caso, potrai chiedere aiuto a uno psicoterapeuta, così da lavorare insieme per tirar fuori il meglio di te e raggiungere il successo che ti meriti. Ciao, a presto!